Ci sono dischi che non nascono per illuminare le piste da ballo, ma per fare compagnia a chi cammina da solo, sotto la pioggia alle 3 di notte, mentre la città si spegne. Nel 2007 esce un album che cambia per sempre la storia della musica elettronica mondiale. Si chiama Untrue, firmato da un misterioso produttore di South London che si fa chiamare Burial. Per anni nel sottosuolo della musica gira una domanda claustrofobica. Chi c'è davvero dietro quel nome? Nessuna foto ufficiale, nessuna intervista di persona, nessun concerto dal vivo. Qualcuno sul web sussurra che sia Bansky, altri pensano a un progetto segreto dei Massive Attack, ma la realtà è molto più intima e dolorosa. Dietro Burial si nasconde solo un ragazzo solitario di nome William Beavan, un fantasma che si barrica nella sua stanza da letto a Londra, con le finestre sbarrate e la luce spenta, deciso a compiere un esorcismo sonoro. William non vuole la fama, rifiuta i soldi dei grandi club, vuole solo catturare i fantasmi dei vecchi rave degli anni 90 a cui andava suo fratello maggiore. Quei club ormai chiusi, abbandonati, dove la nebbia e il sudore si sono trasformati in polvere e cemento freddo. Se aprite un qualsiasi software professionale per fare musica oggi, trovate griglie perfette, metronomi digitali e suoni puliti. Ma William rifiuta tutto questo. Untrue viene partorito dentro un computer scassato usando un vecchio programma free di editing audio chiamato SoundForge. Burial non usa blocchi di tempo regolari della batteria elettronica. Prende i suoni dei campionamenti e li incastra a mano, uno alla volta, spostandoli di pochi millisecondi a occhio sullo schermo del PC. Lui diceva che le onde sonore dovevano sembrare lische di pesce, imperfette, storte. È proprio questo difetto umano a dare alle sue tracce quel ritmo zoppicante, quel battito cardiaco sincopato che imita il passo di chi cammina da solo nella notte. E per dare consistenza al suono, Burial ci infila dentro dei rumori di fondo logori, il fruscio continuo della pioggia sui vetri, l'accendina che scatta, il guscio di una cartuccia di proiettile che cade sul pavimento, o il vinile che gratta sotto la puntina. Non è techno, non è dubstep, è l'artigianato del sottosuolo. Ma la cosa straordinaria e magica di questo disco si nasconde nelle voci. In Untrue non ci sono cantati veri in studio. William è un ladro di anime digitali. Passa le notti a scaricare illegalmente tracce a cappella di canzoni pop e R&B famose, rubando le voci di Beyoncé, Christina Aguilera o Elijah. Prende quei frammenti cantati, li rallenta fino a renderli riconoscibili. Ne abbassa il tono, trasformando voci femminili in lamenti maschili profondi o le taglia al millimetro. Le manipola così tanto da farle sembrare spettri intrappolati nel nastro magnetico, entità senza corpo che fluttuano sopra i bassi pesanti e che sussurrano frasi spezzati. Campiona persino i suoni dei passi e i respiri dei videogiochi, come Metal Gear Solid o Silent Hill. Quando ascolti quelle voci distorte in cuffia, non stai ascoltando una melodia, stai intercettando i fantasmi di una Londra sotterranea che ha perso la strada di casa. Untrue non è semplicemente un album di musica elettronica, è il monumento definitivo alla solitudine urbana del XXI secolo. Quando le tracce sfumano una dietro l'altra, ti sembra di camminare dentro una cattedrale fantasma, fatta di cemento bagnato e ricordi sbiaditi. William Beavan ha preso i cocci dei rave anni 90, lo schifo di un computer scassato e i furti digitali a Beyoncé, e ci ha costruito sopra una casa accogliente per tutte le anime che non riescono a dormire la notte. È la dimostrazione spietata che l'arte non ha bisogno di studi da migliaia di euro o di copertine patinate. Ha solo bisogno di una stanza buia, di una ferita aperta e dell'onestà brutale di voler proteggere i propri fantasmi prima che la luce del mattino li cancelli per sempre. Se anche tu hai camminato tra i vicoli di questa Londra spettrale, se anche tu ti rifugi in queste frequenze nella notte, sappi che la cabina di regia è il tuo porto sicuro nel buio. Lascia un commento qui sotto, dimmi quale traccia di Untrue ti scortica di più l'anima e iscriviti al canale per sostenere questo spazio libero.
Trovi l'album di Burial e tutta la nostra colonna sonora ufficiale dentro al diario sonoro. Io sono Stefano e queste sono le frequenze per persone solitarie. Oggi abbiamo inaugurato il nostro nuovo format, Frequenze Ostili. Ci risentiamo al prossimo nastro magnetico, ritrovato nel sottosuolo. Buonanotte a tutti.